Dopo la fase di preparazione comincia la fase della caduta della testa in racchetta e la fase di accelerazione. Guardate come il gomito sta ancora leggermente piegato, come anche il braccio non dominante è piegato, quindi non si è mai disteso. Da questo momento in poi comincia la caduta della testa della racchetta. Guardate, il braccio non dominante è sempre piegato, il palmo, vi ricordate, prima era rivolto indietro, adesso è rivolto verso il basso, quindi la mano si è ruotata verso il basso. Si nota come anche il braccio dominante si è disteso leggermente, ma rimane sempre un pochettino piegato. Questa è una conseguenza della sua impugnatura, dell'impugnatura semi-western. Guardiamo dall'altra prospettiva, anche qui inizia la fase della caduta della testa in racchetta. Guardate il palmo come sta rivolto verso dietro, rivolto indietro. E qui finisce la caduta della testa in racchetta. Il tronco comincia a rotarsi, quindi come si sa il tronco deve ruotare prima dell'impatto con la palla, aiutato dal gomito non dominante. Guardate anche il piatto corde, è sempre rivolto verso il basso, obliquo verso il basso. Guardate che anche qui il tronco comincia a ruotarsi, aiutato dal gomito non dominante. Anche qui il piatto corde è rivolto obliquo verso il basso. Da qui in poi comincia la fase di accelerazione. Vediamo un po' cosa succede. Guardate, inizia la fase di accelerazione. Da qui il gomito dominante andrà avanti insieme alla rotazione del tronco. Guardate come il gomito dominante andrà avanti insieme alla rotazione del tronco e nel frattempo il gomito non dominante sta andando indietro. Guardate, guardate l'angolo tra la racchetta e l'avambraccio intorno a 130 gradi e l'angolo tra il braccio e l'avambraccio, quindi il gomito è piegato ad un angolo di 140 gradi. Dall'altra prospettiva, guardate, è iniziato la rotazione del tronco, come abbiamo detto prima, aiutato dal gomito non dominante, guardate qui, e guardate come il gomito dominante comincia ad andare avanti insieme alla rotazione del tronco. Si nota anche qui, non tanto bene, come il polso, guardate qui, è flesso indietro, come l'angolo tra la racchetta e l'avambraccio.
Da qui andiamo a colpire la palla. Prima dell'impatto guardate cosa succede. La prima cosa importante, si nota come entrambi i gomiti stanno in linea con il tronco, uno che andrà indietro, il gomito non dominante, e l'altro il gomito dominante che andrà un pochettino in avanti. Si nota come anche la testa a racchetta sta rivolta indietro e la mano non dominante invece rivolta in avanti. Si nota qui come il tronco è arrivato parallelo alla rete. Prima era molto girato, guardate, adesso è arrivato parallelo alla rete. Guardate come si nota meglio qui, il tronco è parallelo alla rete, la mano non dominante è in avanti, ancora col gomito che sta andando indietro, il gomito non dominante, e si vede anche la testa a racchetta che è rimasta indietro. Anche qui si vede come i gomiti stanno in linea con il tronco. Ora andiamo in avanti a colpire la palla, vediamo cosa succede. Da qui comincia la rotazione dell'avambraccio attorno al gomito. La testa a racchetta per questo fatto inizia a salire sempre prima dell'impatto, quindi la testa a racchetta comincia a salire prima dell'impatto. Vediamo qui, la testa a racchetta sta ancora un pochettino più bassa e comincia, in questo caso, visto il suo impatto con la palla medio-alto, guardate, comincia la rotazione dell'avambraccio, ma anche una leggera rotazione del polso.